Sì, da portare via. 8 pezzi. Sì. Guarda, guarda, grazie. Allora, una è tua e una è tua, io non voglio. Granite di mandorla, caffè e panna. Poi approfitto, poi gli faccio una pietra Va bene. È bello pieno, bello carico. Allora, come avete visto, siamo atterrati a Catania e ci è venuto a prendere un catanese doc, il nonno di Edoardo, che ci ha subito portato a mangiare qualcosa di buono e tipico. E quindi, dopo una bella granita e un cannolo siciliano, vi dico che parte ufficialmente il Rotolando verso Sud 2024. E neanche il tempo di digerire la granita. Dove stiamo andando? Da Scirocco. Da Scirocco. Praticamente è un locale che ha vinto come miglior street food d'Italia del 2024, secondo 50 Top Italy, e invece per il gambero rosso tra i 10 migliori fritti d'Italia. Quindi, diciamo, le premesse sono buone. Ma dove sta Scirocco? Andiamo lì, sta vicino alla pescheria di Catania, sta proprio alla pescheria di Catania, luogo di riferimento storico per la vendita del pesce su Catania. Edo, tu lo sai che mi devi fare da Cicerone? Andiamo. Ci devi fare da Cicerone. Dove siamo qua? Piazza Duomo. Questo è il Duomo. Eccoci qua, questa è la famosa fontana dell'acqua d'Insolu, che in questo momento è purtroppo è spenta, nel quale è buona tradizione lanciare una monetina, come per la nostra fontana di Trevi a Roma, insomma. Siamo arrivati, Questa è la pescheria. E si sente dal profumino adesso che è la pescheria. Adesso stanno smontando, perché la pescheria di mattina, diciamo, raggiunge la sua massima estensione, e insomma è ora molto caratteristica. Via. Adesso, come si può vedere, i banchi iniziano a chiudere, anzi molti hanno già chiuso e siamo arrivati da Scirocco. E questo qui è Scirocco.
Che caldo. Sono Marco, il founder di Scirocco Lab, ci troviamo in pescheria a Catania. Nel 2012 ho aperto Scirocco, che fu il primo street food di pesce in città. Ormai siamo qui da 9 anni, abbiamo preso un sacco di soddisfazioni, fra cui quest'anno miglior street food d'Italia per 50 top. E niente, adesso vi facciamo assaggiare qualcosa. Allora, iniziamo con caponata di capone. Non so se avete mai assaggiato la caponata di capone. Una delle, diciamo, tesi più accreditate sull'origine della caponata è quella che la caponata era un piatto di pesce, quindi fatta col pesce capone, da qui da capone caponata. Poi cosa succede? Nelle classi meno ambienti, non potendosi permettere il pesce, sostituirono il capone con le melanzane e quindi la caponata divenne uno dei piatti più diffusi del popolo siciliano. Però originariamente si pensa che dovesse essere col pesce. Nel frattempo sono arrivate le nostre pluripremiate sarde a beccafico, anche questa ricetta della tradizione siciliana. Sulle sarde un po' la Sicilia, come su tutti i piatti tipici, quindi anche l'arancino, arancina, anche sulla caponata e soprattutto sulle sarde, la Sicilia si divide un po' in due. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo un po' miscelato la Sicilia orientale con quella occidentale, infatti la chiamiamo sarda a beccafico, incontro fra Catania e Palermo. La nostra sarda è fritta, viene arrotolata su se stessa come fosse una polpetta, come fanno a Palermo, e poi abbiamo un ripieno di pinoli, uvetta e pangrattato. Accanto invece delle crocchette di tume acciughe. La tume acciuga di solito la mangiamo nella scacciata durante le festività natalizie. Noi abbiamo voluto renderle omaggio facendo una crocchetta che paniamo 2 volte, prima nella semola e poi nel pacco. Buon assaggio! Con quale partiamo, Edo? Secondo me con la sarda. Che dici? Sarda a beccafico, quindi. Piatto tipicissimo Sì. qui a Catania. Non in questa configurazione. L'ha detto lui, è un po' rivisitata. Proviamo. Devo dire molto buona. Super approvata. Tu puoi, Sì, ne ho assaggiate tante, questa è molto esatto, buona. puoi esprimerti meglio di me perché hai un metodo di paragone. Io posso dire solamente che è buona, Sì, no, sono assolutamente d'accordo. sia all'interno che la panatura. Ma soprattutto essendo fatta in questo modo c'è più, diciamo, condimento oltre alla sarda, no? Che normalmente è, diciamo, fatta, è piatta e viene messo intorno il condimento, invece qui è fatto come se fosse un involtino. Quindi bella È piena. molto piena, sì, è molto buona. Quindi tuma E acciughe. e acciughe. I fritti comunque belli asciutti, Sì, vero. Non sono unti per niente. Anche questa è molto buona. Secondo me supera anche l'altra. Devo dire una cosa, io impazzisco per questa accoppiata, tuma acciughe, è un'accoppiata molto sapida, la tuma è un formaggio molto saporito, noi la mettiamo un po' in tante cose, come ha detto anche Marco, nella scacciata, prossimità delle festività natalizie, ma anche nella siciliana, che è un pezzo di tavola calda. Ci sta molto bene in questa configurazione. Il devo sapore è dire. meraviglioso. Sì. Questa è buona vera. La tuma. La tuma. Porco due, è buona. E proviamo sta caponatina, va. Bella fresca che con sto caldo, Esatto. percepiti 50 gradi. Buona. È buona. Così non l'ho mai mangiata perché sono abituato alla classica caponata con solamente melanzane. E il pesce e il capone qua ci sta molto bene invece. Com'è? Concordo, è molto buona, molto equilibrata, perché a volte magari con questi sapori forti si rischia di andare troppo sull'agrodolce piuttosto che andare magari un piatto con troppo olio, invece questa comunque si mantiene equilibrata e si fa mangiare. Adesso vi facciamo assaggiare il nostro, ovviamente, prodotto di punta, il cartoccio col pescato del giorno. Oggi abbiamo calamari, gamberi, triglie, seppioline e tocchettini di pesce spada.
Accompagniamo tutto con una maionese al limone e menta fatta da noi. Buon assaggio! Il fritto è buono perché non è unto. Non è unto, è asciutto, è ben fritto, devo dire, tutto sommato. Calamaro tenero, pesce fresco, ma d'altronde col mercato qua sotto ci Esatto, il mancherebbe. pescato del giorno, come diceva lui. Infatti ci sono anche le triglie, che magari è un pesce che si fatica un po' di più a trovare in questa modalità. Guarda Edoardo come si mangia la triglietta, eh? Buona la triglietta. È inusuale in un cuoppo. Eccola qua. Buona la triglia. Proseguiamo con un'altra delle nostre preparazioni, un tramezzino con pane integrale fatto con pesce spada grigliato, maionese in agrodolce, anche questa fatta da noi, cipolla caramellata e iceberg. Molto buono, è molto equilibrato più che altro. Buono, semplice, equilibrato, fresco. E allora concludiamo con degli arancinetti al nero delle seppie, quindi fatti con il nero delle seppie fresco e la sua seppia. Questo è un piatto che facciamo soltanto in determinati periodi dell'anno, il periodo delle seppie, quindi diciamo è un piatto solamente di stagione. Guarda la seppia. Di solito chi usa il nero delle seppie dentro gli arancini, dentro i supplì, tende a usare la bustina che non sa di nulla. Invece qui È fresco. perlomeno senti il sapore. Come specificava Marco, il nero di seppia è fresco, ci sono anche le seppie appunto dentro. E infine, per sgrassare, sorbetto al limone. Ci voleva. Allora, le bevande tipiche, diciamo le tre principali sono il seltz, limone e sale. Volendo si può anche non mettere il sale. E poi dopodiché abbiamo il mandarino verde e il mandarino rosso. Sono due varianti, insomma, della stessa bibita, fatti con mandarino verde un po' più aspro, mandarino rosso invece un po' meno, un po' più dolce. Verdi? Sì, grazie. Ma che ci dico chiesto, vediamo io quando avessi a battere. E ci dico, l'anno scorso non volevi battere. Io non sai passare io quando a battere, da non volevo passare. Chiudiamo direttamente quando ho fatto io. Si organizza poi esce. Hanno 20 ora? Io ho 21, io dovevo dare, ci resta già io a una chida che sta venendo. Però ne la mappigliari, Quindi cascassano tutte cose. Allora, ecco, praticamente abbiamo visto la preparazione, cioè lo sciroppo più limoni spremuti in maniera espressa e un'acqua che noi chiamiamo acqua di seltz, in riferimento a un fiume tedesco, si chiama proprio Seltz, dal quale sgorga quest'acqua estremamente frizzante. Oggi l'acqua non viene più importata, insomma, da quel fiume, però insomma resta comunque un'acqua particolarmente, insomma, ricca di anidride carbonica e quindi molto frizzante. È molto buono, forte, Sì, forte però dolce, perché lo sciroppo comunque gli dà quella parte un pochino più dolce, no? esatto. Buona, approvata.